Il curvone di Misano con sta moto qua è impossibile. Ok. Cioè dalla mia prendo 3 secondi solo lì. Attenzione, attenzione, abbiamo un Gamarino videomaker. Sì, guarda, sono qui. C'è un cappello, non so di chi. Ma diciamo che è più Che bravo vita a difficile. aprire il gas che ad accendere la macchina fotografica. Sì, qua non sono proprio a mio agio, diciamo. In sella un po' di più. Anche perché è la tua prima giornata La mia da prima amatore. giornata da amatore. È vero, è la prima giornata da amatore. Di solito è abituato a venire, 60. col team. No, bilico no, bilico non ce l'hai. Furgone, tenda, gazebo. Sì, che in realtà la cosa è un po' scappata di mano, perché comunque sono qua vicino, siamo a Cremona, quindi Bosco è qui vicino, che è il mio capotecnico. Quindi è venuto anche lui, perciò mi tira fuori la moto, eccetera. Quindi alla fine si è trasformata quasi. Box con gli amici, io mi sono infilato in mezzo perché Esatto, ci siamo trovati qui. Esatto, no, la cosa, il clima è totalmente diverso, ovviamente. Alla fine cronometro ogni giro perché sono fatto così, ovviamente. Cerco anche di migliorare sempre. Però dai, Con la metà dei clima, cavalli, esatto. sto giro. Con metà motore, perché di solito l'Aprilia 1100, questo è 660, invece che 200 e passa 100. Come ti trovi? Metà moto. Come ti trovi? Bella. Dico, la prima volta che ora sto iniziando, ho fatto il rodaggio, quindi adesso inizio a spingere e Sono poi stato dietro sempre casino. a rettilineo stamattina, 200 metri, 150 metri. Ho detto, dove cazzo frena? Ma Ai 100 frena. Diciamo, diciamo che però tutto è partito perché Sgari voleva sfidarmi. Poi in realtà adesso state trovando già le scuse che ha rotto la moto, c'è un po' di problemi Adesso è sul sistemata, filtro. sistemata, poi Sistemata. pomeriggio Riparte la vediamo. sfida. Ma ho già visto che non... Lasciamo stare, riparliamo l'anno prossimo della sfida. No, l'idea era quella di fare la sfida tra amatore su moto da 200 cavalli e pilota su moto da 100, però vedo già stamattina che non è il caso. Magari ti faccio provare la mia così me la sistemi un attimo e poi Ci può stare, rimaniamo così. Sono curioso. Anche perché cavolo conosco bene, però voglio provare Dai, il me tuo. lo sistemi così la prossima gara... Te lo sistemo Faccio così meglio. poi entri, fai 37 e mi freghi. Ma va a cagare, Te la faccio provare. Allora, non è solo goliardica questa prova qua, ma voglio proprio vedere poi dei dati, dei video, le differenze di guida per aiutarmi a migliorare in questa pista, ma in generale. Perché un conto è dire a voce di rispigolarla, di far così, un altro è vedere un pilota che lo fa bene sulla mia moto, dove ho la posizione dati e le telecamere. Ho detto, si fanno 35 e vendo tutto. No, sono stato molto tranquillo, mi sono tenuto un margine di sicurezza molto grande, anche perché il feeling è un po' strano. Ok. Soprattutto sull'anteriore. Vabbè, non conosco bene questo tipo di gomme, però il feeling con i freni in mano, male. Cioè quando stai Sì, quasi alla massima piega. Sì, non riesci a entrare come sono abituato col freno. Ok, si muove? Si O muove, senti- ma boh, da tipo dei piccoli movimenti così, quindi non è non un buon feeling. Ok. E quando prendo il gas in mano sembra che la prima parte è buona, poi sembra che il mono si schiacci tanto Sì. e che il davanti sia molto leggero. Ok. Quindi ad esempio curvone veloce, col gas Allarga. molto fatica. Sì, senti proprio l'anteriore leggero. Cioè fare il curvone di Misano con sta moto qua è impossibile. Ok. Cioè dalla mia prendo 3 secondi solo lì. E farla girare invece? Per la girare il problema è che non riesci bene a entrare con i freni in mano. Ok, per il Quindi discorso non del riesci- feeling esatto, quindi sull'anteriore. non riesci bene a Ok. farla girare, sì, quindi è vero, anch'io sento quello che dici te, ma secondo me il problema arriva dall'ingresso e quindi dal feeling col freno in mano. Ok. Ma tu che hai guidato anche questo modello qua, secondo te è di gomma, anche se non le conosci, o Sì, tanto è di gomma, gomma? tanto di gomma. E poi ti dico, il fatto che il mono si schiaccia tanto e che l'anteriore è molto leggero, quello no, quello con più grip forse sarebbe anche peggio. Ok, quindi magari dargli un giro di precarica dietro, vedere... Bisognerebbe secondo me controllare il mono perché ha tanto, cioè fa tanto. Sente tanto? Sì, quindi capire se è tutto a posto e altrimenti forse anche una molla proprio più dura. Immagino che tutti quelli che vanno in pista regolarmente, guardando i propri crono, si siano chiesti almeno una volta come cazzo facciano i piloti a fare certi tempi. Penso sia il dubbio ancestrale di noi piloti amatoriali, no? E io oggi ho avuto questa possibilità
stesso giorno, stesse condizioni, stessa moto, fuori io, dentro Gamarino, per vedere le differenze tra un pilota amatore come me e un pilota professionista come lui. Lui ha girato in 1.37.1 con un sorpasso, mentre io ho fatto un 42.3 e con pista libera, quindi 5 secondi da un pilota professionista con lo stesso materiale, stesse condizioni. E allora, diciamolo subito, ovviamente non è andato al limite, ha spinto, questo sì, però conosce il modello, ma non è mai salito sulla mia moto, che effettivamente qualche problemino ce l'ha, che dà qualche sensazione strana, quindi per non stendermela ovviamente non è andato al limite. Io credo che lui con un 1000 buono a Cremona giri dal 33 in giù, mentre io l'anno scorso, quando la mia moto funzionava bene, giravo in 38 basso, quindi sempre 5 secondi dai piloti, diciamo così. E guardando i dati e guardando gli onboard, la cosa bella è che la differenza di questi 5 secondi non è dove mi aspettavo. Piccoli dettagli che messi insieme sono 5 secondi. Detto così sembra facile, piacerebbe tornare e farli, ma sta qui la differenza tra un pilota professionista e uno amatoriale. Quindi guardiamo un attimo i dati e l'onboard. Allora, ho già stoppato subito perché qui c'è già la prima grande differenza, non di tempo perché ovviamente il giro è appena iniziato e non c'è questa grandissima differenza, ma è il modo in cui esce dall'ultima curva dove lui sfrutta tutta la pista mentre io sono un po' più interno, e anche nella quantità di gas. Io mi fermo al 50% di apertura del gas, mentre Gammarino, anche se per un breve tratto, ma riesce ad aprire il 100%. Punto di riferimento per la staccata, qui è il curva 1 e questo qua dove ho fermato il video, ed è lo stesso per tutti e due. Chiudiamo il gas nello stesso punto, però ovviamente lui, avendo aperto di più, arriva con una velocità maggiore, circa 20 km/h più forte, e mette anche una marcia in più che poi scala. Iniziamo a frenare qui, lui arrivando più veloce frena di più, frena il doppio, 8 bar, mentre io mi fermo a 4. Arriviamo all'apice della curva con quasi la stessa velocità, ci sono 3-4 km/h a favore di Gammarino. Io mollo il freno e do un certo spazio prima di riaprire il gas, mentre Gammarino, appena molla il freno, riapre subito il gas. E lo riapriamo alla stessa maniera per uscire verso curva 2, dove lui riesce a sfruttare anche qui tutta la pista mentre io rimango un po' più interno, e fino agli ultimi metri diamo la stessa quantità di gas, ma poi ovviamente negli ultimi 20 metri Gammarino riesce a dare quel 15% in più di gas e arriva leggermente più veloce. E qua nella frenata la mia grande sorpresa, dove io freno di più come intensità e freno anche meglio come grafico della curva, perché Gammarino all'inizio attacca il freno, poi lo rilascia e poi lo riprende. Non so se è per il discorso del feeling sull'anteriore che non ha come vorrebbe, e quindi si vede anche la linea arancione che è la forcella che si schiaccia e poi si rialza e poi si rischiaccia, e questo diciamo che a livello teorico sarebbe bene non farlo. La differenza è che io ho la moto un po' più dritta, mentre Gammarino inizia a frenare con la moto già un po' più inclinata, un po' più piegata. Si mantiene questa differenza di velocità di 3-4 km/h per tutto l'arco della frenata, quindi Gammarino comunque entra più veloce. Ho visto che abbiamo più o meno lo stesso modo di aprire il gas nella prima fase, però io poi a un certo punto mi fermo mentre lui continua. Io qua mi fermo ai 50% di apertura del gas, mentre Gammarino continua la salita continua l'apertura del gas fino ad arrivare al 65% più o meno, e quindi apre di più. L'attacco della terza curva è diverso, come vedete, è già piegato, inserisce molto più velocemente di me. Io
tentennò un attimino, iniziamo a frenare, cambio di direzione, fa un cambio di direzione un po' più lineare, un po' più pulito. Io sono un po' più, diciamo, indeciso. Apriamo il gas alla stessa maniera, ma lui apre sempre quel 5-6% in più. E arriviamo alla curva 5 dove molliamo il gas nello stesso punto. Abbiamo più o meno lo stesso angolo di piega, però lui è più veloce perché ha aperto di più. Freniamo anche qui alla stessa maniera, come freno in tutta la pista, bene o male non c'è tanta differenza, stessa linea, stesso modo di frenare, più o meno stessi bar. Anche qui riapriamo nello stesso punto e alla stessa maniera, però lui, siccome riesce ad andare un po' più largo sfruttando tutto il cordolo sulla sinistra, io rimango un po' più interno, però lui riesce a mantenere questa differenza di velocità a suo favore di quei 4-5 km/h che si tiene in uscita, questa di maggior velocità. Io qua forse perché è andato sul cordolo, vediamo questi segni qua del mono, le riga gialla del mono che lavora, probabilmente è andato sul cordolo e la moto gli ha tagliato un pochino. E qui come velocità GPS siamo praticamente uguali e arriviamo alla curva successiva dove uno davanti che deve superare, quindi probabilmente gli ha rovinato qualcosa, ma si vede comunque la differenza, dove io mollo il gas gradualmente e poi lo chiudo del tutto, mentre lui lo lavora qui come un pilota, cioè lui arriva 100% e chiude secco nel momento in cui si inizia ad attaccare il freno. E qua è la differenza importante, anche perché così si fa lavorare meglio la forcella, è più stabile in frenata la moto e dà più fiducia. Nonostante lui debba fare il sorpasso, qui si vede la differenza tra me e lui, pilota e amatore, dove io mi fermo al 50% mentre lui continua ad aprire fino a battuta, fino a 100%, per poi andare a mollare e fare la staccata. Freniamo sì nello stesso punto, ma questa differenza di angolo di piega è proprio come interpretiamo la curva in modo diverso, dove lui è molto più piegato perché la va a spigolare. Freniamo anche qui allo stesso modo, ma lui arriva con 10 km/h di velocità in più perché ha accelerato meglio e di più. E poi riapriamo il gas sì nello stesso punto, ma ovviamente anche qua lui arriva ad aprire rispetto a me un 40% in più, il doppio. Io mi fermo al 40% e lui apre fino all'80%. Cambio di direzione per andare sul curvone veloce a destra, dove anche qui siamo più o meno simili, ma probabilmente perché lui in questa fase qui non ha assolutamente confidenza con la moto e probabilmente è lo stesso problema che ho io, ma non riesco a riconoscerlo perché comunque la piega della moto è la stessa, la posizione del forcelle del mono è la stessa, però anch'io lì mi ricordo che riuscivo a farla molto più veloce, ma adesso per me è impossibile. Vediamo come il gas lo utilizziamo alla stessa maniera e la moto è nella stessa posizione, ma qui partiamo tanto tempo, tutte e due. Riapriamo poi il gas. Interpretiamo la curva quasi uguale, nel senso che io tendo a volerla spigolare anch'io, però lui la fa meglio, nel senso che in frenata, anche se freniamo alla stessa maniera, punta il centro della curva. Anche in percorrenza di curva, in ogni curva ci sono quei 3-4 km/h di vantaggio per lui.
Qui in realtà riapre il gas prima, lui, io invece lo apro qualche metro dopo, fino ai 45 gradi di piega siamo quasi sovrapponibili, poi dopo mano a mano che rialziamo lui dà una bella impennata con l'apertura del gas, mentre io rimango un po' più indeciso, e la cosa bella è che lui fa lavorare molto meno l'antimpennata, mentre io quando arrivo a dare il 100% di gas l'antimpennata lavora per molto più tempo, come vedete qua dal calo della linea verde del gas, perché io do il 100% di gas con la moto un po' più dritta e quindi l'aiuto a farlo impennare. Questo fa intervenire l'elettronica e mi toglie del gas, e inizia a esserci tanta differenza di velocità che poi da lì mi porto dietro fino alla fine del rettilineo. E anche qua nel punto di staccata vediamo che lui molla secco, mentre io inizio a mollare un po' prima leggermente, e poi nello stesso punto suo chiudo il gas. Qui quando chiudiamo il gas ci sono 10 km/h di differenza, freniamo nello stesso punto e qui Gammarino frena meglio. Qui Gammarino frena molto meglio di me, io ho un po' più di timore reverenziale sul freno all'inizio, per poi andare ad aumentare la pressione del freno e arrivare quasi a frenare quanto frena lui. Lui arriva a un picco di 13 bar mentre io sono a un 10. Mantiene quei 5 km/h di velocità in più a centro curva di percorrenza. Apriamo il gas nello stesso punto, è uguale qui in uscita da questa curva, però adesso inizia la differenza nel far danzare la moto in queste 2-3 curve, dove io sono un po' più goffo, un po' più lento, mentre lui, come vedete da questa bella campana che fa il grafico dell'angolo di piega, è molto più lineare. La moto è in una posizione migliore, riesce a avere una velocità maggiore, 3, 4, 5 km/h di differenza in queste curvette qui. La riapertura del gas per farla alzare e piegare dall'altra parte è più secca, dà un bel colpo più deciso. Anche il freno per buttarla dentro e inserire, essendo più veloce, deve essere maggiore, 5 bar, mentre io mi fermo a 2. Lui apre molto meglio. Diciamo che fino ai 45, dai 50 ai 45 gradi di piega, l'attacco del gas lo abbiamo uguale. Quando andiamo a rialzare lui poi spalanca molto più di me e quindi mantiene quel vantaggio che ha in percorrenza a livello di velocità. E così finisce il video. La giornata di oggi è stata molto utile per capire alcune cose, avere conferma di altre, soprattutto di alcune sensazioni che ho avuto in piste che però quest'anno, essendo tutto all'estero ed erano sconosciute, alcune cose non avevo la sicurezza, e il turno fatto fare a Gammarino è servito proprio a questo. E quindi da Cremona e dal Gama, saluta! Ciao ragazzi! È tutto, ci vediamo al prossimo video.